Questo era il riff iniziale di Roll Over Beethoven, cover su cover di questo grandissimo pezzo dai Beatles fino agli Iron Maiden. E Roll Over Beethoven è stata soltanto una delle decine di canzoni scritte da Chuck Berry. Se parli di storia del rock, allora Chuck Berry è un nome fondamentale. Perché? Perché è stato il primo a imbracciare la chitarra elettrica e a cantare il rock della rivoluzione, parlando di studenti, di ribellione, di amore, di vita. E che vita quella di Chuck, un vero ribelle. Oggi su Rock Space parliamo di Chuck Berry, dal riff di Johnny B. Goode fino ai problemi con la giustizia e molto altro. Alla fine di questo video non potrete fare a meno di guardare il rock and roll con uno spirito completamente diverso. Ci vediamo tra pochissimo. Chuck Berry nasce a St. Louis, in Missouri, e il suo amore per la musica comincia da piccolo, quando, grazie ad un suo amico, impara a suonare la chitarra e inizia a strimpellare qualche accordo. Impressionato dalla tecnica ma anche dalle performance del grande artista blues T-Bone Walker, Chuck Berry non pensa alla carriera musicale fino ai 25 anni. È soltanto dopo i 25 anni, infatti, che Chuck prenderà sul serio la possibilità di diventare un artista e di guadagnarsi da vivere con la musica. Chuck Berry infatti pubblicherà il suo primo singolo nel 1955, quando sarà prossimo al compimento dei 30 anni. Avete capito bene? 30 anni. 30 anni. Nel 1953 Chuck Berry inizia anche un'intensa fase di gavetta dopo aver conosciuto il pianista Johnny Johnson. Ehi, ricordatevi Johnny Johnson perché su questo nome ci torniamo tra breve. Per seguire il sogno del rock and roll, Chuck si trasferisce anche a Chicago, dove incontrerà Muddy Waters. Muddy che lo porterà alla Chess Records. E sarà proprio alla Chess Records che Chuck Berry conoscerà i grandi nomi del blues e inciderà grandi pezzi, a partire proprio da Roll Over Beethoven, che vede alla batteria il grandissimo Fred Billow e al basso l'eterno e immenso Willie Dixon. Vi siete persi la puntata in cui si parla di Willie Dixon? Tranquilli, lo trovate proprio qui. Sempre alla Chess Records, Chuck Berry pubblicherà il suo primo singolo, Maybelline. E questa è una cover di un grandissimo pezzo country degli anni 20 che Chuck Berry fa diventare una vera e propria hit, con un grandissimo riscontro commerciale nella classifica R&B, ma anche nella classifica del country e nel mercato della musica bianca. It's Maybelline New York. Sì, avete capito bene, perché il titolo della canzone è ispirato proprio da un mascara che era appoggiato sulla scrivania di una segretaria alla Chess Records. Perché chiamarla Maybelline? Semplice, perché il titolo Ida Red era un titolo che andava assolutamente cambiato per evitare problemi con i diritti d'autore. Maybelline New York. Chuck Berry non voleva sicuramente essere accusato di plagio, cosa di cui però accusò i Beach Boys negli anni 60, quando li citò in giudizio per aver copiato paro paro la canzone Sweet Little Sixteen. E Chuck Berry vinse la causa, riuscendo a farsi accreditare come coautore della canzone e avendo quindi accesso alle royalties del brano nel corso degli anni. Peccato però che nessuno si accorse che anche Chuck aveva fatto il copione con la canzone Johnny B. Goode. Eh sì, perché il riff di Johnny B. Goode è identico a quello di Ain't That Just a Woman di Louis Jordan. E vi ricordate Johnny Johnson di cui abbiamo parlato prima? Bene, Johnny Johnson è stato di ispirazione per il titolo della canzone Johnny B. Goode. Una canzone che è letteralmente autobiografica, ma che ovviamente non poteva chiamarsi Chuck Berry, sarebbe stato troppo. E quindi Chuck cosa fa? Prende il nome del suo amico Johnny Johnson più il nome della strada in cui è nato e cresciuto a St. Louis in Missouri, ovvero Goode Avenue. Johnny B. Goode. E a questo punto il gioco è fatto. Nel momento di maggiore successo, Chuck Berry vede una battuta d'arresto nel 1959. Ah, la battuta d'arresto! Perché si sa, la vita delle rockstar è un po' come i monopoli. Puoi sempre finire in prigione senza passare dal via. Soprattutto se hai costruito un albergo che fa da nightclub e hai assunto una ragazzina di 14 anni per il guardaroba.
È ovvio poi che se sei un nero in un'America razzista negli anni 50 vieni accusato di pedofilia, sfruttamento della prostituzione e sbam, 18 mesi di carcere. Durante questi 18 mesi di carcere, però, Chuck Berry ha avuto anche il tempo di scontare la sua pena e di scrivere una serie di canzoni che sono diventate grandissimi classici. Una per tutte? You Never Can Tell, la canzone che è stata resa poi super celebre, super famosa, grazie alla scena del ballo, del twist tra Uma Thurman e John Travolta nel film di Quentin Tarantino del 1994, Pulp Fiction. Quando Uma Thurman lesse il copione non voleva neanche ballare, aveva una paura boia e diamine Quentin io non la ballo questo e poi non sono in grado, ma tra l'altro non si può cambiare questa canzone, cioè non mi piace neanche. E allora dobbiamo dire grazie a Quentin Tarantino che, cito testualmente, disse fidati di me Uma, è perfetta. Pioggia di like per Pulp Fiction. In conclusione, la vita di Chuck Berry è stata una vita da rockstar quando ancora le rockstar non si sapeva neanche che cosa fossero. Una vita dedicata alla musica, al rock e soprattutto alla chitarra elettrica. Non solo quindi con i suoi riff ha fatto la storia della musica, ma ha anche cambiato il modo di scrivere i testi delle canzoni e ha slegato i contenuti dei testi dalla realtà, rendendoli allo stesso tempo storie, veri e propri romanzi di musica, che però affondano le loro radici nei fatti reali. Quelle di Chuck Berry sono vere e proprie Polaroid di vita rock and roll. Se volete saperne ancora di più sulla storia del rock e sulle figure che hanno fatto grande il rock and roll, allora iscrivetevi al canale e accendete la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. E per ora, lunga vita al rock and roll. Pace, amore e rock space. Se volete saperne di più ancora sulle curiosità, se volete saperne ancora di curiosità sulle figure che hanno fatto grande la storia del rock, allora dovete iscrivervi al canale e accendere la campanella. Questo è l'unico modo per essere sempre